Parto sempre dai contenuti, quindi sono costantemente alla ricerca di tematiche e di dati che possono essere interessanti se visualizzati e comunicati e solitamente cerco dataset già esistenti che possano essere utilizzati appunto per raccontare diverse tematiche, oppure in altri casi in realtà penso io a temi che mi piacerebbe sviluppare e cerco di ricavarmi i dati validi per parlare del tema in questione e per affrontarlo. Quindi l'approccio è duplice, però parto sempre da temi che penso e spero possano essere interessanti per il pubblico della lettura. È molto importante che la selezione di dati si basi su criteri che sono il più oggettivi possibili, quindi non posso dire ho selezionato queste 50 nazioni perché interessavano a me, ma è importante dire ho selezionato queste 50 nazioni perché c'è un motivo oggettivo alla base. Quindi sono sempre informazioni parziali ovviamente, perché non si può raccontare tutto di tutto e i dati rappresentabili sono milioni, miliardi, quindi c'è sempre una selezione, però è importante che sia il più rigorosa e il più oggettiva possibile. Il punto di vista del lettore delle mie visualizzazioni è una costante del mio percorso progettuale e accompagna tutte le fasi di progettazione, quindi prima di tutto nel momento in cui penso ai temi e ai dati mi chiedo ovviamente se possono essere interessanti per un potenziale lettore, e poi durante tutta la fase di visualizzazione presto molta attenzione a far sì che le forme visive che utilizzo, che sono a volte anche sperimentali e quindi diverse da quelle a cui i lettori possono essere abituati, siano comunque comprensibili. È anche per questo motivo che testo spesso le mie visualizzazioni e le leggende con altri potenziali lettori per cercare di capire se la mia spiegazione visiva di quello che sto comunicando è effettivamente efficace e chiara. Quindi sicuramente penso ai lettori in tutte le fasi del mio percorso. È importante a un certo punto distaccarsi, far vedere il progetto a qualcun altro e avere anche il parere esterno, aiuta molto a non perdere d'occhio chi leggerà le visualizzazioni. Non ho un target specifico dal punto di vista della tipologia di persone e dal punto di vista degli interessi di queste persone, ma penso molto al tempo che queste persone dedicano alla lettura delle visualizzazioni. Quindi la lettura è un supplemento culturale, esce nel fine settimana. Il possibile potenziale contesto di utilizzo della lettura ha un impatto sulle mie visualizzazioni, quindi il mio utente tipo è una persona che si spera abbia tempo di leggere le visualizzazioni e se lo interessano possa farlo con calma, prendendosi proprio lo spazio e il tempo necessario. Dal punto di vista invece del colore e delle forme visive che utilizzo, lì c'è un forte intervento personale da parte mia, nel senso che utilizzo colori e forme che nascono da un mio gusto estetico personale, quindi io prima di definire il modello visivo, la struttura di ogni tavola, dedico moltissimo tempo alla fase di ispirazione visiva, in realtà dedico costantemente parte delle mie giornate a questa fase di ricerca, perché amo utilizzare colori, forme, che sono quelle che io trovo esteticamente interessanti e piacevoli e che possano anche creare un buon rapporto, un buon legame tra me, designer, progettista e i lettori che stanno leggendo le visualizzazioni. Quindi parto dal punto di vista visivo sempre da una prospettiva molto personale, vedo delle forme che mi piacciono, mi chiedo perché quelle forme o quei colori mi piacciono, quali elementi di quelle forme che sto vedendo posso riprodurre, posso utilizzare per le mie visualizzazioni, mi chiedo se possono piacere a qualcun altro che non sia io e allora poi parto da lì per la parte visiva. Quindi sì, da quel punto di vista c'è una forte personalizzazione che parte da quello che è il mio gusto estetico e diciamo che amo circondarmi di cose che mi piacciono e poi utilizzarle per il mio lavoro.